Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Mamma Me Lo Compri. Oggi andiamo ad aprire una cosa che non abbiamo in playlist. Toys Hira, un brand cinese che non è bootleg, è proprio un brand cinese che non ha i diritti dei personaggi. Come avrete visto dalla copertina, andiamo ad aprire il Green Goblin di Spider-Man, che non è chiamato Green Goblin ma è chiamato The Fiend. Vi dico già adesso all'inizio del video che alla fine di questo video avrete 30 euro di sconto se comprate dicendo che avete visto questo video, quindi lo scrivete nei commenti, contattate Comics and Figure Store e dal prezzo di listino vi scaleranno 30 euro grazie a Mamma Me Lo Compri. Dovete scriverglielo, mi raccomando, scriveteglielo, ovviamente se volete acquistarlo perché non si parla di pochi soldi. Innanzitutto ragazzi sono due pezzi che vedete, PE007, PE007 A1 e A2, sono le brown box Toys Hira e partiamo subito dal boxettino, questo qua, che gentilmente ci ha concesso Comics and Figure Store da farvi vedere. Mamma mia, l'aria compressa. Ovviamente il packaging richiama molto le Hot Toys, sono delle scale 1-6, vi faccio vedere il pack, no aspetta, così dritto. Questo è il pack in tutto il suo splendore, The Fiend, così, eccolo qua, si vede per il lungo, dietro abbiamo una scatola che si apre come una scatola di scarpe molto semplice, quindi si tira su, scatola dentro all'interno bianca, così, ma cos'è che è partito dietro? La pubblicità di YouTube, la Lidl, ma non ci posso credere. Troviamo la doll, dentro, vedete? Così, tiriamo su questa parte e vi faccio vedere cosa c'è dentro. Innanzitutto dentro ci sono due piani, uno così e due con il Green Goblin che adesso vi farò vedere. Ragazzi c'è anche il suo aeroplano, come si chiama? La sua pedana per volare, nel pacchetto 2, la 2. Eccoci con un'inquadratura diversa e bomba, tiriamo fuori uno e tiriamo fuori due. Direi di partire dagli accessori, dalla pedana, vi faccio vedere anche poi l'elicottero lì, come si chiama, dannazione, diamine, che non mi ricordo mai come si chiama. Allora ragazzi, da cosa partiamo? Da qua. Ecco, The Fiend, questo potete modificarlo e scrivere Green Goblin, se avete una stampante ve la fate fare, un adesivo e qualsiasi cosa. Andiamo a vedere nel dettaglio questa basetta, vedete? Forse questa è già stata aperta perché era aperta dai ragazzi di Comics and Figure, quindi è usata, non è nuova, ragazzi, questa potrebbe essere usata. E eccola qua, questa è la sua base, molto leggera, anche qui vediamo questa plastica riflettente che fa un po' da sfondo di diorama, molto semplice l'impostazione, molto forse funzionale. Questo è il perno che porterà la nostra doll, questo perno si allunga per alzarla e tenerla in piedi, eccolo qua. Le staffe, quelle di ferro, quelle di acciaio, ferro, che sono modulabili, vedete? Queste due di due altezze differenti, credo che una sia per appunto il suo, non mi ricordo come si chiama raga, io non mi ricordo le cose, vabbè, per dove ci vola sopra, e queste si piegano ovviamente così. Sono fatte bene, sono fatte veramente bene, ottimo. Non si presenta come tutti gli accessori che ci sono in una Hot Toys, ma il costo è anche differente, poi alla fine ci arriviamo e ne parleremo. Partiamo dagli accessori. Allora, qua abbiamo la pinza, vedete? Dentro abbiamo anche questo per l'umidità che non è da sottovalutare, non tutti lo mettono dentro. Abbiamo esattamente 1, 2, 3, 4, 6 mani, comprese quelle che ha su, ve le mostro qua sotto macchina. Eccole qua, vedete? Queste sono le mani che sembrano fatte bene, non sono fatte male, sono di plastica, si sentono proprio che sono di plastica, però diciamo che lo sculpt non è male. Il painting è singolo, cioè nel senso che è di un colore unico, questo cromato verde che richiama appunto il Green Goblin, e vedete c'è mano aperta e mano chiusa. Adesso andremo a scoprire che mani ha lui sulla doll in scala 1-6. Molto bene, molto bene. Ah, mi stavo dimenticando, due granate identiche, ve ne faccio vedere una, ma di queste ve ne danno due, non male, non sono brutte, le guardo da vicino anch'io. Sono paintate, sì, bene, non sono dettagliatissime,
ma comunque sono due palle fatte discretamente bene. Al tatto, ragazzi, dovete sapere una cosa, questa ovviamente a differenza non è un Hot Toys, quindi non vogliamo fare questi paragoni di misura oggi qua, non voglio sentire commenti ma la Hot Toys è la Hot Toys, perché la Hot Toys è la Hot Toys, ma la Hot Toys ha costi molto elevati rispetto alle volte a doll come questa, dove potete avere sicuramente un'ottima doll a prezzi più contenuti che non sono così bassi comunque vada. Eccoci tornati, ragazzi, io oggi sono qui con voi per essere decisamente oggettivo su quello che stiamo vedendo. Vi ho messo anche una luce, vedete, che ve lo scontorna così lo vedete meglio. Green Goblin versione Toys Ira, i prezzi li diciamo alla fine, ricordatevi che c'è lo sconto, quindi rimanete con me fino alla fine per capire poi il suo prezzo totale da Comics and Figure Store. Io non voglio fare recensioni di parte, non voglio dire sempre quello che penso, perché questo canale nasce per questa cosa qua. Il tatto, sentiamo subito che il body è molto leggero, andiamo a vedere esattamente come hanno lavorato i ragazzi di Toys Ira. I diritti non li abbiamo della Marvel, quindi si chiama The Fiend. Questo verde metallizzato a me non dispiace, devo dire che anche la maschera è stata ripresa sufficientemente bene dal Green Goblin. Ovviamente ricordiamoci sempre che non possono fare proprio tutto identico, perché rischierebbero veramente grosso. Però guardate, se uno lo guarda da lontano, anche non un appassionato di Spider-Man lo riconosce e sa che è il Green Goblin. Vediamo la bocca, vedete, è aperta, quindi è una texture. Anche il lato dove c'è la parte qua dell'orecchio della maschera è fatto decisamente bene, i dettagli non sono approfonditi, non è una cosa molto approfondita. Una cosa che non mi sta benissimo è questo taglio che c'è qua sopra, vedete, che va a dividere un po' il fattore della maschera dalla parte superiore, ma ci si può passare sopra perché poi la posa la vedrete dopo e capiremo anche se dà così fastidio oppure no. Andiamo nella parte posteriore della testa e andiamo a vedere che, eccoci qua, vedete? Dietro è scolpita bene, direi non malissimo, la testa è molto leggera, si sente che è un materiale plastico e si muove sufficientemente per fare delle pose anche forse carine. Poi io non sono proprio bravo a posare, però in ogni caso secondo me non è male. Naso, le proporzioni sono giuste, il painting è molto similare perché abbiamo questa armatura. Questo verde metallizzato non è per niente male. Scendiamo, andiamo subito sulla parte del collo e vi faccio notare che qui abbiamo un materiale plastico in silicone che rimane un po' appiccicoso stile gomma, non rimane appiccicoso sulle dita ma è un po', vedete, fa attrito, non si riesce a scendere col dito, non come sulla plastica. Quindi hanno cambiato materiale e questo gli dà quella cosa in più per dire vabbè, lo compro perché c'è questa differenza di materiali. Ovviamente parliamo di plastica, sempre plastica è. Vediamo la schiena per scendere, le giunture, le cuciture non hanno una qualità costruttiva troppo elevata, però fanno il loro dovere. Anche qui vedete, questi ovviamente, ragazzi, questa cosa dipende dal prezzo, sempre sono dei compromessi da andare ad accettare. Vedete che le linee non sono quasi perfettamente allineate e questa parte è cucita, si vede. Palle sono fatte di plastica, questo painting è sempre tutto similare, dalla bocca, dal casco, e potete vedere come è fatto dietro. Fino a qui abbiamo una parte fatta di gomma e scendendo andiamo un po' più in giù, questa parte è anche fatta di gomma. Questa cosa delle linee che non coincidono non è il massimo della vita, ma ripeto, sono compromessi che vanno accettati perché il prezzo è la cosa che conta. Scendiamo nella parte dietro, poi ve lo faccio vedere davanti. Vedete che dietro continuiamo con questa gomma e poi davanti abbiamo l'armatura che vi faccio vedere tra poco. Scendiamo e abbiamo i talloni dei piedi, eccolo qua. Torniamo nella parte frontale e andiamo sulla parte del petto e della corazza. Allora, questa sorta di armatura è fatta discretamente bene, è fatta bene, non è male. Non è neanche eccelsa, nel senso che i dettagli ovviamente sono fatti bene ma grossolani. Non so, forse magari scrivetemelo anche voi nei commenti, mi sbaglio o sembra un po' grossolana, ma comunque fa la sua figura, poi la andremo a vedere. Braccio, vedete l'armatura continua, questo è stesso materiale della plastica usata per la maschera, si scende, avambraccio con
questi segmenti fino alle mani che sono intercambiabili. Questa è una mano aperta, gira e ruota per metterlo in varie posizioni, anche il braccio ha uno snodo al gomito, ma poi quelli li vediamo. Scendiamo, nella parte frontale abbiamo decisamente l'armatura di plastica che continua a proseguire verso il basso, le ginocchiere. Questa parte mi piace particolarmente, devo dire, non è male. Qui abbiamo una gomma che fuoriesce e fa questo effetto che non mi fa impazzire, vedete? Questo effetto qua non mi fa impazzire, questa sorta di aggancio al piede, questa gomma che fuoriesce, non è, diciamo, controllata nella costruzione, anche se poi una volta posata magari si va a sistemare. I piedi davanti, come potete vedere, eccoli qua, oggettivamente dai, non sono malissimo. La parte inferiore è quasi meglio della parte superiore, soprattutto questa parte molto vuota e le righe che non vanno a proseguire con il loro disegno della texture. Questa cosa non mi fa impazzire. Vi faccio vedere i snodi, andiamo a vedere il Goblin Glider, si chiama, ho scoperto in queste pause, che è quello dove lui vola in giro. Allora, gli snodi, abbiamo la testa che ruota tranquillamente anche indietro, vedete, di un tot di gradi, sale e scende, quindi molto possible. Le braccia si aprono e il fatto di avere questa gommatura aiuta a sagomare il Goblin senza distruggerlo. Secondo me dopo un po' questa gomma tenderà, ma dopo tante posizioni, almeno 1000, 2000, non lo so, ma tenderà a creparsi, perché ho questa sensazione. Però magari no, non lo so, magari se qualcuno ce li ha ce lo dice, ce lo racconta. Poi abbiamo il gomito, vedete, spalla che non ruota leggermente, ma ho paura di romperla non essendo mia, vedete, si apre il braccio, quindi in realtà un po' di cose si possono tranquillamente fare, non è così male. Molto lineari come diciamo pose. Il busto, vedete, può fare questa cosa perché comunque è tirata dalla gomma, cioè voi potete andare anche più avanti, questo non succede niente, potete fare questa cosa e ruota leggermente nella torsione dell'anca perché la gomma tende a tirare. Poi scendiamo, le gambe ovviamente avranno gli snodi, questo non sale più di tanto, guardate, faccio vedere, questa parte è proprio bloccata dalle anche, non riesce a salire più di tanto, ma ricordiamoci che dovrà fare delle pose da Green Goblin, quindi niente di particolare. Ok, piega e questa si ruota leggermente e poi abbiamo il piede che invece su e giù e ruota di 360 gradi, avrà un perno di quelli rotondi a sfera per far muovere la nostra doll. Guardate, così vi arriva dentro questo packaging, dentro l'altra scatola che era la A2, il Glider Goblin, e c'è solo questo ovviamente. Questa è la versione Toysira Deluxe e guardatelo, ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore. Questo devo ammettere che è fatto decisamente bene. Possiamo, adesso arrivo vicino, vi faccio vedere i dettagli di questo glider, ma già così anche il tatto è molto, come si dice, molto solido, molto rigido, molto bello in realtà. Vediamo se si muove. Vedete, si piega anche, quindi può essere messo in varie pose, ovviamente così il Goblin non so se ci starà mai, ma è molto interessante il glider, devo dire che è fatto veramente bene, questa non me l'aspettavo. Andiamo a vedere i dettagli, le incisioni, ci sono delle texture per quanto riguarda la parte della plastica, questo viola vedete che è inciso, molto carino, l'idea di dargli questo grip e fa il suo effetto. Diciamo che la colorimetria non mi fa impazzire perché forse qualche sfumatura in più sarebbe stata gradita, ma nel complesso non è assolutamente male. I poggiapiedi anche lisci con il peg che entra, col perno che entra dentro i piedi, sotto hanno il buco, non ve li ho fatti vedere ma ce li hanno. Sotto è la parte più interessante secondo me perché guardate, comunque hanno tenuto conto di vari dettagli, hanno curato molto l'aspetto estetico, forse questo è più copiato rispetto al Goblin per anche i diritti, forse meno problematiche eccetera. Davanti ha le sue punte, eccole qua, guardate che belle che sono e direi che possiamo andare a vederlo in posa su questo glider perché io sono veramente curioso di vederlo come
esce e che effetto fa questa scala 1.6 della Toy Sira. Va bene ragazzi, eccoci qua, io direi di andare a vedere la facilità di montaggio di questo Goblin col suo glider e vediamo se si monta facilmente rispetto a una Hot Toys. Le Hot Toys avete sempre paura di montarle perché sapete sono cose molto complicate, istruzioni dentro non ne abbiamo, quindi non guardate questo video poi per montarlo se lo acquistate da Comics and Figure Store. Allora i ganci qua si avvitano, hanno proprio la vite, molto interessante questa cosa, dobbiamo solo capire da che lato va messo. Sotto il glider abbiamo proprio l'aggancio a vite dove entra questo, dovevo fare prima questa operazione, la farò così un po' di cattiveria. Ok, regge molto bene perché queste qua sono molto spesse, devo dire che sono veramente spesse. Io non sono bravo come Yuri a posare le doll, ragazzi, mi dispiace, io purtroppo non sono veramente bravo perché sarebbe carino saperlo fare, ma purtroppo c'è un'altra persona sul canale che non c'è più e quindi niente, vi dovete accontentare del fatto che ve lo faccio come cioè nel senso io non so farlo, arriverà qualcun altro nel futuro, ma adesso sto sudando freddo perché ovviamente non è mia come al solito. Ok, i piedi si filano facilmente. Allora, anche senza questo, in realtà il Green Goblin ci rimane in piedi e la posa devo dire che non è male. Voi lo state vedendo? Sì, lo state vedendo. In questa parte in più in realtà potrebbe anche non esserci, vedetelo. Eccolo nella sua posa, vedete? È messo sul suo glider, non male, devo dire non male, i piedi reggono abbastanza bene, anche il glider regge bene anche su quella sbarra di ferro e devo dire che non è assolutamente male, è anche bello alto, non è per niente male, cioè è carino, veramente carino. Adesso andiamo ai prezzi finali e poi ne parliamo insieme se veramente ne vale la pena, non ne vale la pena o cosa fare di questo Goblin. Goblin della Toy Sira, ragazzi, brand cinese che copia Hot Toys, non ha le licenze ufficiali. Di solito costa 299 euro il Toy Sira Goblin Deluxe. Con il nostro sconto di Mamma Me Lo Compri lo pagherete 269 euro, quindi 30 euro di sconto solo perché ci seguite, solo perché arrivate da noi, glielo scrivete su Instagram e vi fanno lo sconto immediato se lo volete acquistare. Ora arriva la parte che più vi interessa, ma questo o il Green Goblin Hot Toys che dovrà uscire ed è in pre-order? Tenete conto che la versione deluxe del Goblin Hot Toys costa 509 euro, probabilmente avrà più accessori, probabilmente ovviamente avrà una qualità costruttiva più elevata, ma parliamo quasi del doppio del costo di questo Goblin. Ne vale la pena spendere più di 500 euro per un Goblin Deluxe? Se dovete esporlo, farlo vedere agli amici eccetera, se siete collezionisti Hot Toys non sono qui per convincervi ovviamente perché siete dei puristi. Se non siete puristi come me, io ora ho comprato altro, ma questo Goblin me lo terrei in collezione, soprattutto per questa sua altezza, questo suo slancio che ragazzi arriva a 45-50 cm di altezza, sulla sua pedana si può anche leggermente allungare e fa la sua figura ovviamente esposto, quindi anche in una teca senza andare a vedere proprio i dettagli nello specifico è molto bella. Dobbiamo essere oggettivi, il costo non è basso, non è bassissimo per quello che è, perché è una plastica molto leggera, gli snodi sono bloccati per colpa della tuta di gomma, però capisco che se una Hot Toys costa il doppio, loro devono uscire alla metà. Non hanno i diritti, ma questo non è un problema vostro, né nostro, né mio. E quindi se vi piace questo Goblin andate da Comics and Figure Store e acquistatelo. Per me il voto è un 8,5, contando che è un brand cinese ovviamente che fa copie e quindi rimane sull'8,5. Il costo, come vi dicevo, non è proprio accessibilissimo a tutti, però se siete amanti di Spider-Man e volete un'alternativa funzionale a Hot Toys, diciamo Toy Sira è sicuramente la strada giusta da intraprendere. E ricordatevi che se lo trovate da altre parti, anche dalla Cina o così, ricordatevi sempre che se vi arriva una cosa di questo tipo è probabile che vi arrivi la dogana, l'IVA eccetera eccetera. Da Comics and Figure Store lo pagate 2,69 spaccato grazie al nostro sconto e non avete problemi di questa tipologia. Quindi grazie per essere stati con me, spero che la puntata vi sia piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima.